Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, benvenuti a questo video nel quale voglio rispondere ad una domanda che mi fanno spesso e volentieri, e cioè che cosa significa avere molti pianeti retrogradi nel tema natale. Allora, per ogni pianeta retrogrado di solito si dice che che è rimasta in sospeso dalle vite precedenti, dalle esistenze precedenti, ovviamente per chi ci crede, un insegnamento, una lezione, un'esperienza che non è stata compresa. Quindi è come quando voi ricordate quando ci rimandavano a settembre? Ok, io una volta ho preso 2 materie, invece in questa vita di pianeti retrogradi ne ho 1 o 2 in più, quindi capita a tutti. Più pianeti retrogradi abbiamo nel tema natale, più le lezioni da comprendere, da processare, quindi da correggere nella maniera più evoluta, sono maggiori. È l'evoluzione mancata che abbiamo rispetto a quel settore ed è legata alle simbologie di quel segno. Spesso i pianeti sono generazionali, quindi è proprio il periodo, l'annata, le esperienze che quella classe di persone, che quella generazione di persone torna a vivere che va perfezionata, no? Ci sono delle generazioni un po' più travagliate di altre, oppure voi pensate ai giovani che hanno vissuto il Covid, che magari, se io ripenso, no, la mia adolescenza in un paesino improntata alla libertà delle giornate, magari, no? Bicicletta, amiche, giochi a pallavolo, chi avrebbe mai anche solo sostenuto, per fortuna che ci sono i social, forse, purtroppo e per fortuna, perché poi insomma è un argomento un po' delicato, quindi mi scuso se qualcuno magari ha avuto delle esperienze poco piacevoli con i social e insomma io l'ho additati come ancora di salvezza. Per la compagnia lo sono senz'altro, per averci consentito di tenerci in contatto in quegli anni particolari lo sono senz'altro, però insomma il web ha anche il suo lato dark che insomma, non è tanto simpatico, come tutte le cose di questo mondo, perché la dualità fa parte della terra e della vita dell'essere umano, cioè dove c'è il bianco c'è anche il nero, ogni cosa ha un rovescio della medaglia. Quindi ci sono delle generazioni di persone che, se sono legate ai pianeti generazionali, che sono Urano, Nettuno e Plutone, anche Saturno, insomma, è transgenerazionale, perché insomma, però le persone con il Saturno in determinati segni si riconoscono. Quindi può essere un karma, una lezione, un'evoluzione mancata legata a un gruppo di persone, alle generazioni, a uno stile di vita. Voi pensate ai sessantottini, chi ha fatto esperienza delle droghe, voi immaginateli rispetto alle persone delle generazioni precedenti. No? È chiaro che quello è un karma, quelle anime devono vivere quell'esperienza, magari vengono da esperienze non so simili, insomma, ma qualcosa che a livello evolutivo aveva lo stesso sapore. Chi è nato magari, no, negli anni del 68, della rivoluzione dei costumi, chi aveva i pianeti retrogradi, perché non è che tutti quelli che sono nati in un anno o in una generazione hanno il pianeta retrogrado. Le anime che di quell'annata, no, di quel periodo avevano i pianeti retrogradi, probabilmente venivano da un lontano passato nel quale avevano vissuto qualcosa di simile, legato agli usi e ai costumi dell'esperienza precedente, che non avevano o potuto vivere o vissuto nel modo giusto. A volte i pianeti generazionali, a volte i pianeti retrogradi non sono solo generazionali, cioè non possono indicare una mancata consapevolezza di un gruppo o di una generazione, possono essere familiari, cioè se io come anima devo perfezionare il mio modo di ragionare, il mio rapporto con l'istruzione, parlo di un Mercurio retrogrado, probabilmente andrò a nascere in una famiglia dove c'è già quel retaggio, quindi io arrivo con Mercurio retrogrado, lo incarno, lo esprimo in tutto il suo splendore, ovviamente
questo splendore è ironico, perché è chiaro che c'è un modo di ragionare che deve essere corretto. Di solito con Mercurio retrogrado abbiamo magari le ottave basse delle qualità di quel segno, magari usiamo la malizia, usiamo l'intelligenza per fregare, per fare i furbi, no? Le cose dell'essere umano, insomma, non vi risentite, oppure usiamo la parola per pungere, per vedere, per indebolire l'altra persona, insomma, per essere un po' meschini, vedete, dove far vedere un difetto, no? Quelle possono essere le ottave basse di un Mercurio retrogrado, cioè c'è un modo di usare il pensiero e la parola che devono essere evoluti e che forse già in un altro tempo non sono stati evoluti. La Venere indica, o una Venere retrograda può indicare o un ambiente familiare troppo dedito ai piaceri, quindi un ambiente familiare sregolato oppure superficiale, no? Perché l'eccesso di venusianità può indicare queste cose, oppure non si riescono ad avere rapporti affettivi sinceri o dei rapporti sentimentali improntati alla fedeltà. Faccio degli esempi perché poi la Venere può essere in 12 segni, quindi la retrogradazione di una Venere nei vari segni può avere delle sfumature diverse. Una Venere retrograda in Toro può essere venale, materialista, può avere dei rapporti umani improntati principalmente alla convenienza, oppure al contrario, proprio au contraire, può avere un rapporto di tale paura nei confronti della materia da vivere in povertà, perché poi gli eccessi sono o uno che mangia tutto o che arraffa tutto, o uno che non riesce a trattenere niente. Queste sono, per esempio, una Venere in Ariete, se è retrograda, può essere o una Venere che non riesce a legarsi con nessuno. Perché? Perché è vittima di un individualismo di un aspetto marziano di Venere che è un po' scomodo e che le permette di vivere la coppia, per esempio, oppure una Venere troppo litigiosa, oppure una Venere che vorrebbe avere una sana indipendenza rispetto agli affetti, alla famiglia, no? Ai doveri, ai genitori, alla coppia, invece non riesce ad affermare mai la propria volontà, e quindi una Venere in Ariete magari finisce a fare la massaia, ma dentro le scoppia il cuore, perché vuole andare lontano e magari voleva affermarsi, ma non è riuscita. Questo ovviamente il nostro tema natale è lo specchio perfetto del nostro karma, come dire, a livello nel quale siamo a livello di consapevolezza che abbiamo raggiunto, e andiamo sempre a nascere in contesti che rispecchino quel livello di consapevolezza e che ci permettano di continuare nello stesso modo in cui abbiamo lasciato l'esistenza precedente, di continuare la nostra nuova esperienza terrena, però sempre su quelle frequenze, perché se io ho il compito di dovermi affrancare da qualcosa, posso cambiare famiglia, posso cambiare vita, ma finché non arriva, finché non arriva quella consapevolezza, finché non vinco come anima quella battaglia, la storia si ripete sempre da qualche altra parte, magari le anime sono anche simili, sono le stesse, cambiano i volti, cambiano le mode, cambiano i tempi, però io sto sempre lottando con me stessa e con la personalità, perché l'anima scende in un corpo che è una macchina biologica, che ha un'emotività, una mente, un pensiero, un corpo fisico, ovviamente assorbe tutte le qualità della personalità, quindi il nostro carattere, quello è terreno, no? Quello è l'aspetto terreno della macchina biologica, però dentro c'è un'anima che, come dire, che viene non per essere governata dalla macchina, ma per governarla. Quando l'anima riesce a governare la macchina, siamo nel risveglio, ok? E quindi tecnicamente tanti pianeti non dovrebbero essere più retrogradi. Quando Marte è retrogrado, magari il modo di litigare è sbagliato, magari si litiga con tutti, oppure magari si hanno delle reazioni di pancia che non si riescono a disciplinare, no? L'emotività, le reazioni, oppure
si subisce e non si riesce a vincere, a superare i propri limiti personali, le proprie lotte, e quindi non ci si affranca mai, oppure ci si fa male o non si riesce a fare sport, o si fa troppo sport, si è troppo fisici e magari non si riesce a dare il giusto spazio anche all'aspetto intellettuale della vita. Questo poi dipende anche dal settore, anche e soprattutto non solo dal segno, ma dal settore in cui cade Marte. Se io ho Marte in prima casa retrogrado, può essere che io vada un po' avanti, un po' troppo per sfondamento, faccio inconsapevolmente della mia vita un ring, no? E quindi vedo l'altro come il rivale, o magari mi propongo male, sono aggressiva, ma anche a livello inconsapevole. Perché? Perché proprio la forza della lotta è talmente dentro di me, poi vabbè, i pianeti in prima casa sfuggono un attimino al controllo, no? della mente razionale. E quindi bisognerebbe essere capaci di auto-osservarsi, cosa che ti insegnano a fare al corso di risveglio, e quindi io faccio un cattivo uso del mio potenziale marziano, per dire. Quindi Marte è anche quello, vedere nemici, essere troppo fisici, fare battaglie anche laddove non ce n'è bisogno, ecco, cose di cui essere aggressivi, cose del genere. Quando invece c'è Giove, anche qui Giove è simile a Venere, potremmo o essere eccessivi, un Giove retrogrado indica che magari non abbiamo avuto un buon rapporto con la legge, abbiamo vissuto male in un'altra vita la legalità, non siamo riusciti e in questa vita ci riproviamo e magari nasciamo in un ambiente dove la legalità non è il fiore all'occhiello, perché noi dobbiamo vincere una sfida raddoppiata. Il rapporto con i piaceri, magari siamo troppo indulgenti con noi stessi, troppo ottimisti, c'è gente che non avverte il senso del pericolo, che fa delle cose sconsiderate. Quello potrebbe essere un Giove opposto al Sole o alla Luna, che a Mercurio ai pianeti personali non guasta, ma anche un Giove retrogrado, cioè io non ho imparato ancora ad approfittare, come dire, positivamente delle occasioni della vita, e o eccedo o per esempio non so mai prendermi il buono della vita. Esempio, ci sono delle persone che non riescono per educazione, per esperienze, per contesti familiari ad accettare regali, si sentono in colpa. Anche se sono super gentili con te, non riescono ad accettare regali. Quello potrebbe essere un Giove retrogrado, faccio un esempio. Quindi non saper accettare l'abbondanza nella nostra vita. Possiamo avere un cattivo rapporto con la legge, potremmo essere inseguiti dalla legge per pagare un antico debito che non abbiamo saldato, potremmo essere troppo indulgenti con i piaceri, quindi essere sovrappeso, per esempio, da tante vite, cioè avere una dipendenza dal cibo, dal bere, dal sesso, da quello che vi pare, dalla moda, dallo shopping, dallo spender soldi, no? Quello può essere un retaggio di Giove retrogrado. Quindi a queste fattezze qui. Un Saturno retrogrado indica che probabilmente c'è un rapporto sbagliato con i genitori, con le autorità, con l'apparato, con le strutture, con il potere, e quindi o l'abbiamo rifiutato, siamo stati anarchici pure quando non serviva, a oltranza, non possiamo vedere il potere, detestiamo le persone di potere, pensiamo che il potere è cattivo, e quindi la nostra vita, se noi non abbiamo un buon rapporto con il potere, la nostra vita è disordinata, per esempio. Potrebbe essere questo. Oppure noi non riusciamo mai a farci valere, non abbiamo un buon rapporto con gli altri, no? E quindi subiamo il potere altrui, per esempio. Oppure non riusciamo ad essere rigorosi, oppure siamo troppo asceti e siamo soli e non mangiamo, non so, ci priviamo di tutti i piaceri della vita per tutta la vita o per gran parte di essa, ok? È sempre un eccesso legato alla disciplina, può essere anche un cattivo rapporto con il tempo, perché Saturno è il signore del tempo, anche del karma, no? Quindi magari, che ne so,
non voglio fare esempi strani che comunque ci stanno pure, perché poi si scatena il panico, ma può anche avere un rapporto alterato con il tempo. Uno che arriva sempre in ritardo, magari un Saturno retrogrado ce l'ha. Mi sta venendo in mente una persona, devo andare a controllare. Comunque un Saturno leso o debole, no, in debilita, sicuramente non fa avere un rapporto disciplinatissimo con il tempo. Magari si devono sopportare troppe persone anziane, magari si deve lavorare troppo con le persone anziane e non si voleva, o che ne so, qualcosa è collegato all'anzianità, alla maturità del corpo, magari non si accetta la vecchiaia, tutte le cose legate a Saturno. Magari si è poco responsabili, o si è troppo responsabili, ci si mette sulle spalle il peso di tutti, pure di chi non c'entra niente, no? Un Saturno retrogrado potrebbe indicare quello. Poi c'è Urano. Urano può indicare che abbiamo avuto dei problemi con il sistema nervoso, perché Urano è quello, che siamo opportunisti da troppe vite e che dobbiamo anche imparare a rispettare gli altri, oppure che ci facciamo fregare sempre, insomma, no? Perché Urano, ricordatevi che è sempre molto legato al senso della convenienza e dell'opportunità, oppure che abbiamo causato dei danni, perché è un mezzo distruttore, insomma, Urano certe volte è un fulmine a ciel sereno, no? Quindi possiamo aver causato dei danni a qualcuno. Poi siamo gente che fa sempre i danni, no? Cioè, avete presente il cameriere di Fantozzi con Fantozzi, se non sbaglio, al secondo tragico Fantozzi, che dovunque si incontravano facevano i danni? Magari, ecco, c'è gente che fa i danni, anche involontariamente. Potrebbe essere un Urano retrogrado, oppure non riuscire mai a beccare, avete presente il lampo di genio, a cogliere l'occasione, no? Avere questo sfasamento di tempo, cose di questo genere, quindi avere o un senso eccessivo dell'opportunità da troppe vite, o un non senso dell'opportunità e farsi fregare, o comunque insomma essere ingenui, quindi no, queste cose qui, magari non essere veloci o esserlo troppo, essere impazienti, irrequieti, nervosi, o non esserlo, oppure aver preso una scossa in un'altra vita, perché ci sta, insomma, no? E quindi dobbiamo imparare a maneggiare l'elettricità, per esempio, quindi cose di questo genere. Oppure abbiamo delle paure impresse nel sistema nervoso, magari siamo ansiosi perché forse abbiamo impresso nelle memorie qualche incidente a cui abbiamo assistito, che abbiamo vissuto, che non abbiamo elaborato, e che magari qualcosa di grosso, di pubblico, no? Qualcosa legato, no, a diverse persone, che magari non abbiamo ancora elaborato e che prima o poi viene fuori. Poi Urano, la paura degli incidenti, le antiche memorie legate agli incidenti possono fare qualcosa del genere. Plutone e Nettuno sono la psiche e le debolezze, gli inganni, gli intrighi. Un Plutone retrogrado, per esempio, potrebbe indicare che abbiamo fregato troppe persone, che anche in questa vita tendiamo, e che insomma se è retrogrado da troppe vite, a un certo punto potremmo essere fregati noi come contrappasso per imparare la lezione. Sicuramente una mancata lezione di autenticità, di sincerità, di lealtà, di correttezza e di incorruttibilità, perché Plutone è anche quell'indagatore che non solo ci fa indagare, essere anche molto curiosi, morbosi delle vite degli altri, ma ci fa vedere dove abbiamo delle cedevolezze, dove noi non riusciamo ad essere integerrimi, ok? Quindi un Plutone retrogrado ha sicuramente qualcosa a che fare con la correttezza, con l'ortodossia, con una vita sessuale corretta, per esempio, con le dipendenze da droghe. Questo lo può fare anche Giove, lo può fare anche una Venere retrograda, e anche le dipendenze, l'essere un po' alienati, un po' obnubilati, anche un Nettuno retrogrado, no? Potrebbe indicarci che anche in questa vita
magari si tende ad alienarsi un po'. Un'altra cosa che Nettuno retrogrado può portare il fanatismo. Io sono stato un fanatico fascista in un'altra vita, o un fanatico di altre fazioni politiche, magari aver commesso dei peccati no, nei confronti di altri esseri umani, tecnicamente miei fratelli sulla terra. In questa vita, se non ho compreso che magari sono due facce della stessa medaglia e che i fanatismi e gli estremismi non portano a nulla, perché comunque è sempre una visione di parte che non ci permette di vedere le cose come stanno, anche in questa vita potrei tendere alle ideologie fanatiche, agli estremismi, e poi adesso io ho fatto l'esempio della politica perché è quella più gettonata, stiamo sempre a parlare di queste cose. Comunque l'intolleranza verso chi la pensa in maniera diversa dalla nostra indica una psiche che non è lucida, che è legata alla pancia, non all'intelletto, e un Nettuno retrogrado, no? Potrebbe farlo, potrebbe dirci che insomma noi dovremmo essere un attimino più democratici, meno fanatici, meno estremi, meno estremisti. Può indicare anche delle malattie ereditarie che ci portiamo, che Saturno più a livello di ossa, di altre cose. Nettuno è molto sul piano dei disturbi dell'umore e dei disturbi psicologici che magari ci portiamo dietro da qualche vita, perché in una vita abbiamo assistito a un trauma. Di solito le memorie emotive legate a qualche esperienza di guerra, visto che tanto sulla Terra è un'esperienza che le anime fanno più volte e che a volte possono essere talmente scioccanti che rimangono nelle memorie emotive e quindi possono riaffiorare ed essere raccontate anche da un Nettuno retrogrado. Il settore poi in cui la casa, quale delle 12 case ospiti questi pianeti retrogradi, ci indica in quale parte della nostra vita questa problematica, no? Questa involuzione su cui noi dobbiamo lavorare ci può creare delle esperienze scomode che riviviamo tante volte finché a un certo punto non ci facciamo dare una mano o ci illuminiamo e finalmente capiamo che cosa voleva dirci l'universo e che cosa ci eravamo ostinati a non capire. Il nodo nord, cioè quello che dobbiamo fare in questa vita, spesso è retrogrado, quasi sempre, e indica che sono più vite che cerchiamo di capire quella lezione, perché il tema natale ci indica il bagaglio con cui veniamo. Ok, io arrivo con la luna in toro, l'ascendente leone, ma qual è lo scopo della mia vita con tutto questo bagaglio? Il nodo nord. E se è retrogrado vuol dire che ci sto provando da più vite, però questo è normale, perché per esempio fare un'esperienza in nodo nord, voi pensate, un nodo nord saturnino, no? Oppure un nodo nord in Capricorno, oppure uno tosto sulla Terra è il nodo nord in Pesci. Io in questa vita devo mettermi al servizio, devo aiutare gli altri e quindi questo vuol dire che c'è il risveglio della spiritualità. Un santo. Vengo da un nodo sud in Vergine, perché se il nodo nord è in Pesci, il nodo sud è Vergine. Cosa significa? Che il mio bagaglio culturale è assolutamente materialista, settario, iperrazionale, insicuro, quindi attaccato alla materia, alle certezze, in maniera magari ossessiva, no? E quindi la sfida è grandissima. Ora io devo uscire dalla materia, dai pensieri limitanti, dalla paura del domani, dalla fame, dalla sete, dalle certezze assolute di cui ho assolutamente bisogno, se no mi viene l'ansia e mi sento svenire. E devo avere fiducia nella vita oltre la vita, ascoltare il mio cuore, stare in connessione, moltiplicare i pani e i pesci, no? Aiutare il prossimo anche quando sto male io, ma a me chi mi aiuta? Quello è il nodo nord, il nodo sud in Vergine, ma a te chi ti aiuta? Quindi voi immaginate quante esistenze possano essere necessarie affinché un'anima compia una cosa del genere. Ed è ovvio che il nodo nord è sempre, quasi sempre retrogrado. Voi mi direte, ma io ce l'ho, perché io lo so, il mio è diretto.
Forse può essere che in questa vita tu sia arrivato al compimento di quell'esperienza, quindi si può presumere che tu abbia vissuto un numero sufficiente di vite da poter dire di aver imparato, e quindi lo capisci perché la mission, che è legata al segno zodiacale dove cade il tuo nodo, ti viene facile, no? Ti viene quasi incontro come merito che l'universo ti riserva perché te la sei guadagnata. Se invece non si vede, no, nemmeno all'orizzonte, può essere la tua prima esperienza con questo nodo, e quindi insomma sei all'inizio del cammino, ed è per questo che non è ancora retrogrado, quindi è fatto in questo modo. Non parliamo delle lune nere, su cui ci vorranno dei libri a parte che finirò di scrivere quando anche il mio nodo sarà tornato diretto, perché veramente è impegnativo. La luna nera è un tasto insomma da trattare a parte, però è quella fregatura, no? Quella parte quel buco nero emotivo che noi abbiamo nella vita, che distrugge tutto, spesso è karmica. Io ho notato che le lune nere raccontano una ferita karmica, un guaio karmico che anche i genitori, insomma, no? O altri rappresentanti di vita, della famiglia, portavano in alto come uno stendardo di cui andare fieri, quindi è spesso legata proprio al karma familiare, di quella stirpe, di quella famiglia di anime. E ovviamente se è retrograda è perché gira anche lei, si esprime malamente anche lei da un po'. Stessa cosa per Chirone, ferita emotiva, che voi immaginate, insomma, le ferite emotive, adesso c'è internet, ci sono le persone che ci insegnano la crescita personale praticamente gratis, se uno è pronto recepisce, ma voi immaginate una volta. Cioè, voi immaginate fino a 100 anni fa la gente non sapeva neanche leggere e scrivere, stiamo a parlare della ferita emotiva, a clavate ce la davamo, quindi è inevitabile che i pianeti siano retrogradi. Siamo fortunati perché siamo in un momento di accelerazione, no? Palese del karma, e quindi speriamo e cerchiamo tutti con tanta buona volontà e con tanta umiltà, perché è quella che raddrizza i pianeti retrogradi, perché è con l'umiltà che vediamo dove sbagliamo, e quando non c'è l'umiltà che non riusciamo a raccapezzare dove sta l'errore, perché se noi non sbagliamo mai, cosa vorrà mai l'errore da noi? Quindi con umiltà e con consapevolezza, le conoscenze insomma sono abbastanza alla portata, non tutte, ma insomma il grosso sì. Speriamo di raddrizzare questi pianeti e spero soprattutto di avervi schiarito un po' le idee e di essere stata utile. Fatemelo sapere nei commenti, vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video.